Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa elegantissima ma al tempo stesso semplicissima maglia che ho deciso di chiamare maglia bon ton, proprio per questo suo aspetto semplice ma al tempo stesso elegante. Per quanto riguarda il filato ho invece optato per uno nuovo della Miss Tricot Filati, che è la Miss Baby Soft. Il colore che ho scelto è il 09, che è questo rosa. Ogni gomitolo da 50 grammi, misura 175 metri ed è 100% cotone soft pettinato gasato mercerizzato. Per quanto riguarda questa taglia, che è una taglia S però morbida, io ho utilizzato 2 gomitoli e mezzo, quindi diciamo 150 grammi, di cui però dell'ultimo me ne è avanzato moltissimo, quindi per una taglia M io direi andate a prendere 200 grammi, per una taglia L 300 grammi vanno più che bene. Per quanto riguarda la lavorazione è semplice, perché le cose più lunghe è la parte iniziale dove andiamo a creare, e mi avvicino per farvelo vedere, le pigne e la diramazione dei ventagli. Il multiplo le catenelle iniziali si ottengono su un multiplo di 20 e io direi per una taglia M andate ad aumentare di 40 catenelle, non di più. Per una taglia L andate ad aumentare di 80 catenelle, non di più, perché altrimenti poi il collo vi verrebbe troppo largo se lo volete come mio. Poi se volete invece il collo largo va bene andare ad aumentare anche più catenelle. Ricordatevi che il multiplo è quello di 20. Si lavora identiche in tutte quante fino al punto qui, e poi a un certo punto io ho smesso di fare gli aumenti e ho fatto altri 2 giri prima di arrivare agli scalfi. Taglia M sicuramente dovrete andare a fare molti giri in più per poter arrivare agli scalfi. Per gli aumenti ci sono 2 modi in cui potete aumentare: o aumentate le catenelle di distanza che separano i vari ventagli, oppure quando andate a lavorare queste strisce qui e anche questa, invece di lavorare 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, potete andare a lavorare 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, in modo che si allarghino sia questa striscia che questa, mentre queste restano uguali. Questo darebbe ancora più movimento alla parte inferiore della maglia. Poi naturalmente una volta arrivati agli scalfi, la parte inferiore della maglia si ripete sempre lo stesso giro. Potete farla lunga come la mia, ancora più lunga o anche un po' più corta, e potete naturalmente fare le maniche con lo stesso punto. Io all'inizio ero propensa a fare un bordino sotto, ma alla fine mi piace così com'è, semplice, quindi non ho voluto fare anche un bordino, però anche in quel caso voi siete liberi di fare un bordino particolare per rifinire appunto la parte inferiore della vostra maglietta. Detto ciò, spero che anche questa lavorazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncintando con Elsa, o sul gruppo privato di Facebook La Libertà di Uncintare e Sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio con l'hashtag Uncintando con Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io utilizzerò il filato della Miss Tricot Filati linea Miss Baby Soft, che è 100% cotone soft pettinato gasato mercerizzato. Io ho scelto questo colore che è un rosa e lavorerò con l'uncinetto del numero 3. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 20, è una lavorazione top down, quindi mi raccomando, chi è una taglia M o L tenga presente che la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 20, quindi io direi per una taglia M di non andare ad aumentare troppo, quindi massimo 2 motivi in più, quindi di mettere massimo 40 motivi, 40 catenelle in più. Per una taglia L o montate 60 o 80 catenelle. Dovete tenere presente che comunque 20 catenelle sono abbastanza, quindi non dovete andare a mettere troppi motivi, visto che comunque si parla dello scollo. A questo punto possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono nostra prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro e vado a fare nella stessa catenella di base, vado a fare un'altra maglia alta, una catenella, rientro, altre 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 1 e 2, salto 4 catenelle di base, 1 2 3 e 4, entro nella quinta e vado a realizzare una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e ricomincio da capo, quindi 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella, rientro, altre 2 maglie alte, 1 e 2,
2 catenelle, 1 e 2, salto 4 maglie di base, 4 catenelle di base, entro nella quinta e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, quindi salto 4 catenelle, entro nella quinta e realizzo 2 maglie alte, quindi una e 2, una catenella, rientro, altre 2 maglie alte, una e 2, 4 catenelle, scusate, 2 catenelle, 1 e 2, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto terminando il primo giro per aver fatto la maglia bassa e le 2 catenelle, entrando nella terza catenella iniziale e facendo una maglia bassissima. Secondo giro, con una maglia bassissima mi porto dove ho l'archetto di una catenella del ventaglietto e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, rientro, seconda maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, rientro, altre 2 maglie alte, una e 2, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto la maglia bassa, vado direttamente nell'archetto del ventaglietto e vado a fare di nuovo 2 maglie alte, una e 2, 2 catenelle, 1 e 2, rientro, altre 2 maglie alte, una e 2, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Un'ultima volta insieme, vado nell'archetto successivo di del ventaglietto e vado a fare 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando il secondo giro, ho fatto le 5 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, con delle maglie bassissime mi porta all'interno delle 2 catenelle e di nuovo vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, rientro, un'altra maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, rientro, altre 2 maglie alte, una e 2. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, prendo il filo, entro nell'archetto successivo e vado a fare 8 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Vado nell'archetto successivo e faccio il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 1 e 2, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado nell'archetto successivo del ventaglio e vado a fare 8 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto terminando anche il mio terzo giro, ho fatto le 4 catenelle, entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro, con delle maglie bassissime mi porta all'interno dell'archetto di 2 catenelle del ventaglio e di nuovo vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 catenelle, 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro maglia alta, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, una e 2. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, prendo il filo e vado a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, maglia alta nella maglia alta successiva, catenella di separazione, maglia alta nella maglia alta successiva, catenella di separazione, maglia alta nella maglia alta successiva,
catenella di separazione, maglia alta nella maglia alta successiva, catenella di separazione, maglia alta sopra l'ultima maglia alta, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo, quindi ventaglietto nel ventaglietto, 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, una maglia alta sopra la prima maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la terza maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la quarta maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la quinta maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la sesta maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la settima maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra l'ultima maglia alta, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto terminando anche il quarto giro, ho fatto le 4 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quinto giro con delle maglie bassissime mi porta all'interno dell'archetto di 3 catenelle e vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado direttamente nell'archetto di una catenella, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto di una catenella successiva, vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, vado a fare maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, vado a fare maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo e vado a fare una maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo, quindi vado nell'archetto del ventaglietto e realizzo 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, l'ho fatto quindi per 3 volte, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado nel primo archetto di una catenella e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, scusate, prendo un po' di filo, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quinto giro. Sto per terminare il mio quinto giro, dopo aver fatto le 4 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Sesto giro, con una maglia bassissima mi porta all'interno dell'archetto di una catenella e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2. Ho realizzato così un ventaglietto, catenella di separazione, vado nell'archetto successivo di una catenella e di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, entro nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, un'altra maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, un'altra maglia bassa,
3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, un'altra maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, un'altra maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, scusate, ho fatto una catenella in più, archetto successivo, un'altra maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Quindi entro nel primo archetto di una catenella e realizzo 2 maglie alte, 1, 2, una catenella, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado nel primo archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio sesto giro. Sto terminando il sesto giro, ho fatto le 4 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Settimo giro, con delle maglie bassissime mi porto all'interno dell'archetto del mio ventaglio e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro, un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro, altre 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vado direttamente nel ventaglietto successivo, quindi salto qui e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 1 e 2, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo e di nuovo maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Quindi vado nel primo ventaglietto e realizzo 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, salto e vado direttamente nel ventaglietto successivo e di nuovo vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 1 e 2, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e di nuovo una maglia bassa all'interno dell'archetto di 3 catenelle, 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia bassa nell'altro archetto, 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia bassa nell'altro archetto, 1, 2, 3 catenelle, una maglia bassa nell'archetto successivo e di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia bassa nell'archetto successivo, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio settimo giro. Sto terminando anche il settimo giro, ho fatto le 4 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Ottavo giro, con delle maglie bassissime mi porto all'interno dell'archetto del ventaglietto e vado a fare il mio ventaglietto, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado direttamente nell'archetto del ventaglietto successivo e di nuovo vado a fare il mio ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4,
vado dove ho l'archetto di 3 catenelle, vado a fare la mia maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, archetto successivo, maglia bassa, 4 catenelle, 1 2 3 e 4 e ricomincio da capo. Quindi di nuovo vado a fare due maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle del ventaglietto, quindi 1 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 1 2 3 catenelle, 1 2 3, vado nell'archetto del ventaglietto successivo e di nuovo vado a fare il mio ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 1 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 1 2 4 catenelle, 1 2 3 e 4, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, archetto successivo, maglia bassa, 4 catenelle, 1 2 3 e 4 e ricomincio da capo. Dobbiamo fare questo per tutto il nostro ottavo giro. Sto terminando anche il mio ottavo giro, ho fatto le 4 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e faccio una maglia bassissima. Nono giro con delle maglie bassissime mi porta all'interno dell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2. Prendo il filo, vado nella seconda delle mie 3 catenelle e realizzo il ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1 2 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2. Prendo il filo, vado nel ventaglietto successivo e di nuovo il mio ventaglietto, 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 4 catenelle, 1 2 3 e 4, prendo il filo, vado dove ho l'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, archetto successivo, maglia bassa, 4 catenelle, 1 2 3 e 4 e ricomincio da capo, quindi vado nel ventaglietto e realizzo il mio ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 1 2 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1 2, prendo il filo, vado nella seconda delle 3 catenelle e realizzo 2 maglie alte, 1 2 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, 1 2, vado nell'archetto del ventaglietto successivo e di nuovo ventaglietto, 2 maglie alte, 1 2 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1 2 4 catenelle, 1 2 3 e 4 e ricomincio e vado a fare una maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle, 3 catenelle, 1 2 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, archetto successivo, maglia bassa, 4 catenelle, 1 2 3 e 4 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio nono giro. Sto terminando anche il nono giro, vado a fare una maglia bassissima all'interno dell'archetto all'interno della terza catenella. Decimo giro con una maglia bassa mi porto all'interno dell'archetto di 2 catenelle e vado a fare il mio ventaglio, quindi 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro seconda maglia alta, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, prendo il filo, vado nel ventaglietto successivo e di nuovo 2 maglie alte, 1 2 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, rientro nell'archetto successivo, vado nell'archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte, 1 2 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1 2,
5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto successivo e realizzo di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo, quindi vado nell'archetto del ventaglietto e realizzo 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, archetto del ventaglietto successivo e di nuovo 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, archetto successivo del ventaglietto successivo e di nuovo 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio 10° giro. Sto terminando anche il 10° giro, ho fatto le 5 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Con delle maglie bassissime mi porto all'interno dell'archetto del ventaglietto e vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, un'altra maglia alta, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, quindi una e 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nel ventaglietto successivo e di nuovo il ventaglietto, quindi una maglia alta, seconda maglia alta, 2 catenelle e rientro, altre 2 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nel ventaglietto nel ventaglietto successivo e di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo, quindi vado nel ventaglio e realizzo 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nel ventaglio successivo e di nuovo 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nel ventaglio successivo e di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, vado nell'archetto di una catenella, di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio 11° giro. Sto terminando l'11° giro, ho fatto le 5 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. 12° giro, vado nell'archetto di 3 catenelle, di 2 catenelle del ventaglietto e vado a fare il mio ventaglietto, quindi 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, rientro, altre 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nel ventaglio successivo e di nuovo vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nel ventaglio successivo e di nuovo ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 1 e 2, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho la maglia bassa e realizzo il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 1 e 2,
5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo, quindi vado nel ventaglio e realizzo il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo del ventaglio e vado a fare 2 maglie alte, 2 catenelle e rientro, altre 2 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nel ventaglio successivo e di nuovo 3 maglie alte, cioè scusa, 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nella maglia bassa e vado a realizzare 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio 12° giro. Ho terminato il mio 12° giro dopo aver fatto le 5 catenelle entrando sempre nella terza catenella iniziale. Adesso possiamo andare a fare il 13° giro. Con delle maglie bassissime mi porto all'interno dell'archetto del ventaglietto e vado a fare il mio ventaglietto, quindi 3 catenelle che sono in prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, prendo il filo, vado nell'archetto successivo e di nuovo il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e ancora ventaglietto successivo, vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho il ventaglietto e vado a fare di nuovo il mio ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 5 catenelle, 1, 2, ops, scusatemi, 1, 2, 3, 4 e 5 ricomincio da capo. Quindi tutto il mio 13° giro è quello di fare un ventaglietto in ogni ventaglietto e di alternarlo a 5 catenelle. Questo è il giro che andrò a ripetere poi fino ad arrivare a fare gli scalfi, quindi adesso non so quante volte lo ripeterò, se altre 2 volte o altre 3 volte. L'unica cosa, ripeto, questo è il giro che vado sempre a ripetere. Mi raccomando, taglie più grandi. Dopo il 13° giro voi andate a fare un altro giro dove aumentate le catenelle, quindi andate a fare il ventaglietto, 6 catenelle, ventaglietto, 6 catenelle. Stessa cosa, se vi rendete conto che è ancora un po' stretto, andate a fare 7 catenelle. Se non volete aumentare le catenelle perché poi viene troppo forato, potete optare anche per un'altra cosa, andare ad aumentare il numero delle maglie alte, quindi invece di farne 2 potete farne 3, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, dipende dai vostri gusti. Io naturalmente mi fermo come gli aumenti perché per me va bene. Vi dirò solo quante altre volte ho ripetuto il 13° giro prima di arrivare a fare poi gli scalfi. Allora, io ho ripetuto il 13° giro per altre 2 volte, quindi sono arrivata al 15° giro e per me come larghezza va benissimo. Posso mettere sia come larghezza che come lunghezza, posso mettere i miei marcatori. Per mettere i marcatori è un po' complicato, ma spero di spiegarmi bene. Allora, io ho contato le pigne e ne ho un totale di 7 e ne ho messo così: 3 avanti, 5 dietro, ma in realtà 2 che vanno dietro andranno a fare la nostra spalla. Però perché abbiamo messo 3 avanti e 5 dietro? Per il semplice motivo che dove ho la striscia di maglie alte, vedete qui, della pigna, dietro mi giro, ho saltato una pigna e l'ho fatto combaciare con la parte centrale dietro, questa, vedete, io qui ho la pigna, qui ho dove si allarga e ho fatto un segnale, quindi c'è una pigna, c'è la diramazione, c'è la striscia dell'altra pigna, c'è la diramazione, sono andata al centro delle 3 diramazioni. Stessa cosa da quest'altro lato, ho fatto striscia di maglie,
con il ventaglietto, ho lasciato la diramazione, ho lasciato la striscia della pigna, la seconda diramazione, quella dietro, nella seconda ventaglio ho messo il mio marcatore, in modo da creare qui lo scalfo per le maniche e qui il corpo della mia maglia. Mi raccomando, se voi invece avete fatto un numero pari diciamo di questi nostri, come chiamo, di pigne, pigne, allora siete un po' più facilitate, perché potete far combaciare la striscia con la striscia della pigna dietro, quindi in modo tale che tipo ne avete 8, allora ne mettete 2 di lato e il resto al centro, in modo tale da far combaciare la striscia della pigna con la striscia dell'altra pigna. Quindi questi sono i due metodi per poter mettere il marcatore. Se avete dispari, fate come me, facendo in modo che poi quando vedrete la lavorazione, sulle spalle dietro ci sarà la pigna, mentre sul davanti ci sarà la diramazione, ed è molto carino vedere questa cosa, questa diversità tra il dietro e il davanti. Il davanti naturalmente è più largo rispetto al dietro, e questo è perfetto perché noi avanti abbiamo il seno. Però ripeto, se voi invece avete un numero pari di pigne, quindi ne avete una in più rispetto a me, ne avete 8, potete far combaciare la striscia della pigna del davanti con la striscia della pigna dietro, in modo tale da avere vi troverete due diramazioni, una pigna, quindi una diramazione, una pigna al centro e un'altra diramazione. Io come diramazione intendo questo disegno qui. Questo se avete il numero pari. Se invece avete il numero dispari, fate esattamente come ho fatto io. Benissimo, una volta messi i marcatori possiamo andare a fare il nostro giro, e che è sempre uguale a quello che abbiamo sempre fatto fino adesso, quindi il 13°. Lo vado a ripetere facendo sempre 5 catenelle, però vi faccio vedere come passare da questo lato all'altro. Quindi io con delle maglie bassissime mi torto all'interno dell'archetto di 2 catenelle, vado a lavorare manualmente. 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, vado nel ventaglio successivo e di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte. Quindi continuo normalmente fino ad arrivare al marcatore. Dal marcatore vi farò vedere come passare dal dietro al davanti. Sono arrivata dove ho il mio marcatore e vado a fare in questa maniera. Vado nel primo ventaglio e vado a fare il mio solito ventaglio, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, vado direttamente nel ventaglio dell'altra parte, quindi tolgo il mio marcatore così vedete meglio. Quindi vado nel ventaglio dietro e vado a fare di nuovo il mio ventaglio, 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte. Quindi vedete, se vi sembrava piccolo lo scalfo delle maniche, non vi preoccupate, in realtà vedete si allarga molto. E adesso giriamo e torniamo a lavorare normalmente fino ad arrivare all'altro marcatore. Vi farò vedere di nuovo come passare la parte poi di nuovo avanti e poi continueremo a lavorare sempre lo stesso giro. Sono arrivata al mio di nuovo marcatore, quindi vado a fare il ventaglio all'interno del primo ventaglio, che è nella parte dove sto lavorando, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 5 catenelle, 2 3 4 e 5, e vado direttamente nell'altro ventaglio dove vado a fare di nuovo il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, e così ho terminato il mio giro. E adesso lavorerò normalmente i miei giri come ho lavorato fino adesso, e lavorerò fino alla lunghezza desiderata, facendo sempre il mio ventaglietto e le mie 5 catenelle. Mi raccomando, se poi voi vedete che vi va stretto, aumentate sempre le catenelle, oppure aumentate le maglie alte, oppure passate a lavorare con un uncinetto più grande. Se dovete stringere, andate a lavorare con un uncinetto più piccolo. Io alla fine vi dirò quanto poi ho fatto lungo la mia maglia, e faremo anche un piccolo bordino poi sotto.
Ho terminato di lavorare la lunghezza della mia maglietta e alla fine ho lavorato per 27 giri, quindi ho ripetuto il giro di ventagli con 5 catenelle per 27 volte. Volevo fare un bordino ma ho cambiato idea, lo voglio lasciare così perché mi piace l'effetto sotto, quindi non mi va di andarci a fare un bordino, lo lascio così. Però voi potete decidere di fare un bordino. Stessa cosa, non farò un bordino neanche qui allo scalfo o allo scollo, me la lascio così come è venuta. Quindi la mia maglietta è terminata.